Ciao, sono Gianluca Scribbano, sono tornato nella mia galleria di via Gregorio VII 272 Roma. Questo è un video che faccio perché avevo promesso alle persone che hanno visto i miei due precedenti video sulla mia visita al mercatino di Legnano e al mercatino di Bologna di far sapere qualcosa sui dipinti che avevo comprato. Quindi sono tornato ieri, li abbiamo scaricati, li abbiamo tirati fuori dalle cornici, li abbiamo analizzati e abbiamo fatto delle ricerche sia sul Benezit, che è una enciclopedia francese scritta molto bene. Raccomando l'acquisto di questa enciclopedia ai collezionisti e agli appassionati d'arte che non la dovessero avere, anche se non è facile trovarla, molto molto completa e fatta molto bene. Ovviamente abbiamo fatto le nostre ricerche anche su Google, che oggi ci aiuta tantissimo. Veniamo a questo dipinto. Questo è l'acquarello che ho acquistato a Bologna. Ora, la firma Ridgway Knight è buona e dentro al quadro, quindi questo è un quadro dipinto da Ridgway Wright. Non è lo stesso pittore che speravo che fosse, ma lo sapevo che non era questo pittore. Ridgway Wright, il pittore americano molto famoso, si è diviso tra gli Stati Uniti, dove è nato, in Pennsylvania, e la Francia. Ha fatto dei dipinti durante la sua vita molto 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 belli, raffiguranti delle donnine che lavorano, delle donne, delle ragazze che lavorano e vanno a prendere l'acqua nello stagno, lavorano nei campi. Sono dipinti di eccezionale qualità, di qualità diciamo museale. Questo è semplicemente un suo omonimo, che tra l'altro ha lavorato molti anni dopo la sua morte, perché analizzando la carta sul quale è dipinto questa tempera è senz'altro un lavoro fatto nella seconda metà del Novecento, quindi è un lavoro tardo. È probabilmente un pittore inglese, quindi non americano, che ha dipinto dei paesaggi costieri, paesaggi che abbiamo ritrovato anche su altri siti. Di conseguenza è un pittore senz'altro di livello molto molto inferiore all'americano Ridgway Wright. È semplicemente un dipinto diciamo decorativo. L'abbiamo pagato, come sapete, 120 euro e l'abbiamo prezzato 175 euro, compresa la cornice. La cornice, a mio parere, è fatta prima, è degli anni 40, è molto bella. E senz'altro ha un valore diciamo identico al quadro, quindi direi che questa vale 80 e l'acquarello vale 80. A volte quando compriamo un quadro, se la cornice ha un prezzo superiore o pari al quadro, li dividiamo per andare a intercettare due esigenze diverse: chi vuole un quadro e chi vuole una bella cornice. Però nel caso delle tempere non lo facciamo, perché la tempera, come anche l'acquarello, a differenza dell'olio su tela, deve essere protetta dal vetro, perché si può rovinare. Ricordatevi sempre, qualsiasi lavoro che avete su carta è bene mettere un vetro davanti per proteggerlo. Diciamo che anticamente, fino agli anni 50, anni 60, il vetro lo mettevano i corniciai anche davanti alle opere su tela, molto molto spesso. Ecco, questo è sbagliato, perché i dipinti ad olio su tela non hanno bisogno di questa protezione, almeno che non siano in ambienti tipo, che so, una falegnameria o un posto del genere. Quindi non è necessario, il vetro non li protegge poi così tanto, e a scapito di una piccolissima protezione che può dare il vetro all'olio su tela, intendo, toglie tanto, perché il vetro toglie la luminosità, l'effetto cromatico del quadro. Quindi noi consigliamo di mettere la protezione del vetro sui dipinti su carta e di non metterla sui dipinti ad olio. Ogni volta che io compro un dipinto a olio, viene qua dentro, lo studiamo, lo togliamo dalla cornice ogni volta, il vetro lo togliamo, li accatastiamo tutti là per terra, e poi a un certo punto, quando passa la raccolta differenziata, li buttiamo tutti insieme. Questo è ovviamente il mio consiglio, poi ognuno fa come vuole. Allora, per quanto invece riguarda questo dipinto, ci siamo impazziti a capire questa firma e al momento non l'abbiamo trovata. Ve la faccio vedere, perché se qualcuno di voi si vuole cimentare, magari un grafologo che ci può aiutare, ne saremmo molto molto contenti. Questo è il nome del pittore, questa è probabilmente la località dove è stato dipinto,
E questa 19 dovrebbe essere la data, potrebbe essere 1900 qualcosa, 1920, 30, 40, insomma quella è l'epoca in cui si dipingeva così. Il dipinto ovviamente quindi una cosa, una tecnica mista su carta, soprattutto i colori sono a tempera. Qui c'è un piccolo restauro da eseguire che noi non eseguiremo perché preferiamo venderlo così come l'abbiamo acquistato. La cornice, come vi avevo detto nel mercatino, la butteremo perché non ha nessun senso una cornice del genere tagliata e lavorata così male. Il dipinto quindi lo vendiamo così, l'abbiamo pagato 50 euro e al momento lo vendiamo a 100 euro. Poi se dovessimo scoprire che è un pittore che è un po' più quotato, potremmo anche decidere di alzare successivamente il prezzo. Comunque è sempre un bel quadro e sono contento di averlo comprato. Quindi ho mantenuto la mia promessa, questo è lo studio che abbiamo fatto. Tante volte nei mercatini oppure quando acquistiamo nelle case va un po' meglio, a volte potrebbe andare anche un po' peggio. Siamo contenti comunque di aver comprato queste opere, sono contento che i video sono piaciuti, abbiamo ricevuto molti commenti e continuate a seguirci, ricordate che ci potete aiutare iscrivendovi al canale oppure semplicemente mettendo un like, ovviamente solo se il video vi piace. Quindi per oggi è tutto, abbiamo riaperto dopo lunghe vacanze di Natale, quindi abbiamo tanto da fare, il video dura poco, e vi saluto, vi ringrazio e probabilmente nei prossimi giorni faremo altri video. Ciao!